Ciao a tutti. Benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Prima di continuare, iscrivetevi al canale e condividete per non perdere nessun aggiornamento. Grazie di cuore. In queste settimane, il celebre attore Kenny Omen sta affrontando un periodo complicatissimo legato a una vicenda familiare che ha travolto la sua quotidianità. La notizia, rimbalzata sui siti di spettacolo come un fulmine, ha riportato al centro dell'attenzione non solo il talento dell'attore, ma anche la sua fragilità dietro le quinte. In mezzo a questa burrasca, una presenza si è rivelata costante e determinante. Demet Özdemir, amica di lunga data e compagna di set in una delle serie più amate dal pubblico. I due, che hanno fatto sognare milioni di spettatori in Erkençikus con la loro chimica scenica, hanno conservato nel tempo un legame sincero, lontano dai riflettori e dalle chiacchiere. Secondo quanto trapelato nell'ambiente del gossip, la sorella di Khan si è trovata coinvolta in una vicenda delicata e dolorosa, seguita per lungo tempo, che all'improvviso è esplosa sui media. Le conseguenze hanno scosso l'intera famiglia Yamani, in particolare Khan, che ha scelto di proteggere i suoi cari scomparendo dai radar e rinunciando alle consuete interazioni sui social. Non si tratta di curiosità morbose né di pettegolezzi sensazionalistici. Chi gli è vicino parla di un uomo che sta scegliendo il silenzio per non aggiungere ulteriore peso a chi ama. Il suo profilo, solitamente vivace e pieno di energia, è diventato un rifugio di discrezione, e ogni post rimandato è un invito al rispetto dei confini. In tutto questo, l'appoggio di Demet Özdemir è stato descritto come esemplare. Appena venuta a conoscenza di ciò che stava accadendo, l'attrice avrebbe contattato Khan senza esitazioni, mettendosi a sua disposizione, pronta ad ascoltare e a sostenere. Le indiscrezioni parlano di visite discrete, lontane dagli obiettivi, e di conversazioni lunghe e piene di tatto, in cui Demet ha cercato di restituire calma a un amico travolto dall'ansia mediatica. Chi li ha visti assicura che Demet non ha mai smesso di incoraggiarlo, ricordandogli la forza che lo ha sempre contraddistinto e la capacità di rialzarsi anche nei momenti più bui. C'è chi giura di averla sentita confidare al suo giro più stretto parole piene di fiducia. Khan ha un cuore enorme e troverà la strada per attraversare questa tempesta con dignità. La loro vicinanza, tornata sotto i riflettori proprio adesso, ha commosso i fan. Sui social sono comparsi commenti che richiamano l'immaginario di Erkençikus, Sanem e Khan di nuovo fianco a fianco, ma questa volta per una solidarietà reale, fuori dalla finzione. In un mare di messaggi, spiccano note di sostegno come siamo con te, Khan, la famiglia è tutto e questi giorni passeranno. Nonostante l'attenzione crescente, da parte di Khan non è arrivata alcuna dichiarazione ufficiale. Fonti vicine sostengono che la scelta di tacere non nasca da distacco, ma da responsabilità. Evitare di alimentare il chiasso attorno a persone già provate. Si sussurra che l'attore abbia anche deciso di prendersi una pausa dai nuovi progetti, rallentando il ritmo e ritrovando il calore della famiglia, concentrandosi su ciò che davvero conta. E l'industria, di fronte all'atteggiamento discreto di Demet, non ha potuto far altro che riconoscere il valore di una presenza sobria, affettuosa, concreta. Chi li ha osservati sul set anni sa bene che la loro intesa non era solo frutto di sceneggiatura. Certe connessioni resistono, si trasformano, e poi riaffiorano quando la vita lo richiede. Ripercorriamo i fatti. Nelle ultime settimane, una situazione privata che riguarda la sorella di Khan ha fatto rumore ben oltre i confini dell'intimità domestica. In pochi minuti, voci e supposizioni hanno preso il sopravvento, e la famiglia si è ritrovata al centro di un interesse che nessuno desiderava. Khan, colpito nel profondo, ha scelto la strada più difficile e più nobile, quella del silenzio. Ha evitato le interviste, ha declinato apparizioni, ha preferito parlare con gli occhi bassi e la porta di casa socchiusa. Attorno a lui, il sostegno di Demet, che non ha mai cercato il flash, non ha mai trasformato l'empatia in passerella. Al contrario, ha provato a trasmettere calma anche ai fan, chiedendo rispetto e misurando ogni parola. Gli addetti ai lavori raccontano di un incontro sereno, quasi terapeutico, tra i due. Un tè bevuto senza fretta, un salotto in penombra, ricordi condivisi di set e di viaggi, risate che spezzano il gelo di giornate pesanti. Demet avrebbe insistito perché Khan non si isolasse del tutto, ricordandogli l'importanza di respirare, di riposare, di concedersi una pausa senza sensi di colpa. Avrebbe anche rassicurato chi sta attorno all'attore,
spiegando che a volte il modo migliore per proteggere qualcuno è non pretendere niente, essere presenti e basta. La frase che più rimbalza tra le confidenze è semplice e potente: supererà tutto questo con la sua famiglia accanto. Il pubblico, che li ha amati in Erkenchikos, ha reagito con una partecipazione impressionante. Le bacheche sono state inondate da migliaia di messaggi di affetto. Alcuni hanno ricordato le scene più dolci della serie, sottolineando come la generosità mostrata in televisione sembri riemergere ora nella vita vera. Altri hanno rimarcato che la forza di Khan è la stessa che ha sempre mostrato sul set: disciplina, determinazione, umiltà. E c'è chi ha definito l'atteggiamento di Dimet un esempio di amicizia autentica, di quelle che non hanno bisogno di proclami per essere credute. In mezzo a questa ondata, nessuna parola fuori posto. Khan non ha smentito né confermato, ha solo abbassato il volume. Dimet ha scelto frasi misurate, restando lontana da interpretazioni eccessive. L'idea che trapela è quella di un patto tacito: affrontare tutto con sobrietà, senza trasformare una sofferenza privata in intrattenimento. Nel frattempo, si mormora che l'attore abbia deciso di ricalibrare i suoi impegni, rimandando letture di copioni e riunioni, occupando il tempo con ciò che restituisce equilibrio. Non c'è annuncio, non c'è clamore. C'è solo un percorso intimo, passo dopo passo. Questo atteggiamento ha trovato ampio consenso nel mondo dello spettacolo. In molti ricordano che i due, un tempo legati da una storia televisiva entrata nell'immaginario collettivo, oggi si ritrovano come persone vere, lontane dai ruoli e dalle pose. Il loro legame, osservato da lontano e spesso frainteso, emerge finalmente per quello che è: un'amicizia resistente, capace di farsi scudo quando i riflettori scaldano troppo. È così che certe storie smettono di essere semplici trame e diventano un promemoria. Alcuni fili non si spezzano né davanti alle telecamere né quando cala il silenzio. Negli ultimi giorni, la cronaca mondana ha rilanciato la vicenda con nuove sfumature, ma il cuore della storia non cambia. Can Yaman sta vivendo un periodo personale molto tosto, e il supporto più saldo è arrivato da Dimet Özdemir. La coppia artistica che ci ha fatto emozionare ora è un duo che cammina sul terreno della realtà, con una delicatezza che disarma. C'è chi ha parlato di una lunga telefonata notturna, chi di un messaggio arrivato nel momento giusto, chi di un incontro improvvisato tra un impegno e l'altro. Qualunque sia la versione, il senso è chiaro: in questo presente fragile, qualcuno c'è. E la presenza, quando è discreta, vale più di 1000 dichiarazioni. Tante persone, abituate a vederli sullo schermo tra risate e sospiri, hanno scritto parole che profumano di incoraggiamento. Tieni duro, non sei solo. Ci saremo anche quando le luci si spegneranno. L'eco di Sane Mekana ha attraversato i commenti con dolcezza, ma senza scivolare nella nostalgia facile. Nessuno ha voluto confondere la finzione con la vita, semmai hanno usato quei ricordi come bussola per riconoscere il bene quando appare davvero. E il bene, questa volta, ha il volto di un'amicizia che non pretende nulla in cambio. Alla fine, resta un dato semplice: non esistono comunicati ufficiali, e forse non ce n'è bisogno. Quello che c'era da capire è già evidente negli sguardi bassi, nei telefoni in silenzioso, nelle uscite rimandate. Khan preferisce proteggere chi ama invece di soddisfare la curiosità di chi guarda, e Dimet preferisce esserci invece di raccontarlo. Sembra poco, e invece è tutto. Sulle loro strade professionali, il tempo saprà rimettere ogni cosa al suo posto. I copioni torneranno sul tavolo, le macchine da presa si riaccenderanno, ma solo quando il cuore avrà smesso di oscillare. Per ora, il capitolo resta aperto. E se c'è una morale che possiamo trarre da queste settimane, è che la fama non è un'armatura. La protezione, quella vera, arriva da gesti minimi: un messaggio al mattino, una porta che si apre, una tazza di tè appoggiata sul tavolo. Arriva dalla scelta di non giudicare, di tenere al riparo ciò che non appartiene al pubblico. Arriva da presenze come quella di Dimet, che attraversano il clamore senza cercarlo. E quando il rumore si attenua, ciò che resta è una promessa sottintesa: andrà meglio, e saremo qui ad aspettare quel momento. Qui si chiude il nostro racconto di oggi. Se vi è piaciuto, non dimenticate di iscrivervi e di condividere il video. Su Stelle Turche Rivelate continueremo a seguire con rispetto e sensibilità ogni sviluppo, raccontandovi non solo i progetti e i successi, ma anche quelle pieghe dell'anima che, a volte, dicono più di una prima serata. A presto!